Benvenuti a Verona, la città di Romeo e Giulietta, ma preparatevi a scoprire che c'è molto di più oltre al famoso balcone. Mettetevi comodi, perché sta per iniziare un viaggio affascinante attraverso 30 luoghi di interesse storico che forse non tutti conoscono. In questa guida veloce vi condurremo in un itinerario facile ma ricco di sorprese. Dimenticate per un attimo l'arena e la casa di Giulietta. Vi mostreremo gioielli nascosti come la casa di Romeo, antiche chiese poco conosciute e angoli suggestivi che raccontano storie millenarie. Ma non è tutto. Questa guida è pensata per rendere la vostra visita non solo interessante, ma anche pratica ed efficiente. Vi diremo dove parcheggiare per evitare stress e multe salate. Condivideremo trucchi per risparmiare su ingressi e trasporti. Vi guideremo attraverso un percorso ottimizzato per vedere il meglio di Verona in un solo giorno, senza correre e senza perdervi nulla di essenziale. Preparatevi a vedere Verona con occhi nuovi, a scoprire segreti ben custoditi e a creare ricordi indimenticabili. Allacciate le cinture. Sta per iniziare un tour di Verona come non l'avete mai vista prima. Ma prima di procedere, vediamo velocemente dove parcheggiare e come arrivare all'inizio del nostro itinerario. Se desiderate risparmiare sul parcheggio e non vi dispiace utilizzare i mezzi pubblici, ecco un'ottima opzione: parcheggio stadio. Dopo aver parcheggiato lo stadio, potete raggiungere il centro città utilizzando l'autobus. Prendete la linea 11, 12 o 13 dalla fermata stadio. Scendete alla fermata Piazza Bra, circa 15-20 minuti di viaggio. Se preferite la comodità e non vi preoccupa spendere un po' di più, considerate il parcheggio Cittadella. Questo parcheggio è ideale per chi vuole iniziare subito la visita al centro storico senza dover prendere mezzi pubblici. Se arrivate a Verona in treno, il processo è semplice. Scendete alla stazione di Verona Porta Nuova, prendete l'autobus numero 11, 12, 13 o 72 dalla stazione, poi scendete a Piazza Bra. Se pianificate di visitare molte attrazioni, considerate l'acquisto della Verona Card. Include l'ingresso a molti siti turistici e l'uso gratuito dei mezzi pubblici. Piazza Bra, il cuore pulsante di Verona, è una delle piazze più grandi e suggestive d'Italia. Questo vasto spazio urbano, situato nel centro storico della città, rappresenta il perfetto connubio tra storia millenaria e vivace vita contemporanea. Al centro dell'attenzione in Piazza Bra si erge maestosa l'Arena di Verona. Costruita nel I secolo d.C., l'Arena è il simbolo di Verona e uno degli anfiteatri meglio conservati al mondo. La sua forma ellittica, tipica degli anfiteatri romani, misura 152 metri nel suo asse maggiore e 128 metri in quello minore. Originariamente l'anfiteatro poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, una cifra impressionante che testimonia l'importanza di Verona in epoca romana. Una delle caratteristiche più affascinanti dell'arena è la sua pietra, il marmo rosa di Valpolicella, che dona all'edificio una tonalità calda e unica, particolarmente suggestiva al tramonto. Questo materiale locale non solo conferisce bellezza all'arena, ma ha anche contribuito alla sua durabilità nel corso dei secoli. Nonostante il terremoto del 1117 abbia distrutto gran parte dell'anello esterno, l'arena rimane in ottimo stato di conservazione. La sua struttura interna, con le sue gradinate e i suoi archi, offre un'impressionante testimonianza dell'abilità degli architetti e degli ingegneri romani. Sul lato sud della piazza si trova il Palazzo della Gran Guardia, un imponente edificio del XVII secolo originariamente progettato come caserma militare. Oggi questo palazzo ospita mostre ed eventi culturali, contribuendo alla vivace scena artistica di Verona. Un altro edificio notevole è il Palazzo Barbieri, sede del municipio di Verona. Costruito in stile neoclassico nel XIX secolo, il palazzo si distingue per la sua elegante facciata e il suo porticato. È interessante notare come questo edificio più recente si integri armoniosamente con l'architettura antica della piazza, creando un affascinante contrasto temporale.
Al centro della piazza si trova una grande area verde, i giardini Vittorio Emanuele II, dove spicca la statua equestre di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Questi giardini offrono un piacevole spazio di relax nel cuore della città, particolarmente apprezzato nelle calde giornate estive. Piazza Bra è circondata da numerosi caffè, ristoranti e locali, molti dei quali hanno tavoli all'aperto, permettendo ai visitatori di godere della vista dell'arena e dell'atmosfera vivace della piazza mentre assaporano la cucina locale. Questa combinazione di storia, cultura e gastronomia rende Piazza Bra un luogo unico e imperdibile. Proseguendo, ci indirizziamo verso la tomba di Giulietta. Situata nel complesso dell'ex convento di San Francesco al Corso a Verona, è un luogo che fonde mito, letteratura e storia in un'esperienza unica e suggestiva. Nonostante il nome, è importante chiarire fin da subito che non si tratta della vera tomba della Giulietta shakespeariana, personaggio di finzione, ma di un luogo creato per celebrare la famosa storia d'amore e attirare i visitatori romantici da tutto il mondo. Il sito si trova all'interno di un antico convento francescano del XIII secolo, ora adibito a museo. La tomba è in realtà un sarcofago di marmo rosso di Verona, vuoto e senza coperchio, posto in una cripta suggestiva. L'atmosfera del luogo è stata creata appositamente per evocare la scena finale della tragedia di Shakespeare, dove i due amanti sfortunati trovano la morte. Continuiamo il nostro tour con una rilassante passeggiata lungo il fiume. Questo percorso che costeggia il fiume Adige offre scorci pittoreschi sui ponti storici e sugli edifici che si affacciano sull'acqua. Poco distante scoprite la chiesa di San Fermo Maggiore, un gioiello architettonico unico nel suo genere. Questa chiesa vi sorprenderà con la sua doppia struttura, quella inferiore romanica e quella superiore gotica. Entrate nella chiesa superiore e alzate lo sguardo per ammirare lo straordinario soffitto ligneo a carena di nave, riccamente decorato. Scendete poi nella cripta romanica, dove potrete ammirare antichi affreschi e sentire il peso della storia sotto i vostri piedi. Proseguite verso via Cappello, dove la leggenda di Shakespeare prende vita. La casa di Giulietta, situata nel cuore di Verona, è uno dei luoghi più celebri e romantici della città, reso immortale dalla tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Questo edificio del XIII secolo, con il suo famoso balcone, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo, desiderosi di respirare l'atmosfera della storia d'amore più famosa di tutti i tempi. Nonostante il nome, è importante notare che la connessione tra questa casa e la Giulietta di Shakespeare è più leggendaria che storica. In realtà, l'edificio apparteneva alla famiglia Dal Cappello, il cui nome ricorda quello dei Capuleti del dramma shakespeariano. Fu acquistato dal comune di Verona nel 1905 e restaurato per ricreare l'ambientazione della famosa opera teatrale. Il cortile interno della casa è dominato dalla statua in bronzo di Giulietta, opera dello scultore Nereo Costantini. Una curiosità: si dice che toccare il seno destro della statua porti fortuna in amore, motivo per cui questa parte della scultura è notevolmente più lucida del resto. Il celebre balcone, aggiunto durante i restauri del XX secolo, è diventato il simbolo dell'amore romantico. Sebbene non sia l'originale balcone descritto da Shakespeare, che in realtà non menziona mai un balcone nella sua opera, è diventato il luogo ideale per fotografie e dichiarazioni d'amore. All'interno della casa, gli ambienti sono stati arredati con mobili d'epoca, affreschi e costumi rinascimentali, ricreando l'atmosfera di una dimora del XIV secolo. Particolarmente suggestiva è la camera da letto di Giulietta, con il letto utilizzato nel film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli del 1968. Una tradizione particolare riguarda il muro del cortile interno, un tempo completamente ricoperto di bigliettini lasciati dai visitatori con messaggi d'amore e dediche romantiche. Sebbene questa pratica sia stata scoraggiata per motivi di conservazione, l'usanza continua in forme più controllate, con pannelli appositi dove i visitatori possono lasciare i loro messaggi.
Sebbene la casa di Giulietta sia più una ricostruzione romantica che un sito storico autentico, rimane uno dei luoghi più amati e visitati di Verona. Rappresenta il potere dell'immaginazione e del romanticismo, un luogo dove la finzione letteraria si fonde con la realtà, creando un'esperienza unica. Per scoprire un altro aspetto della ricca storia di Verona, dirigetevi verso la sinagoga. Costruita nel XIX secolo in stile neomoresco, questo edificio testimonia la presenza della comunità ebraica in città. Anche se le visite all'interno sono limitate, la sua facciata elegante e i dettagli architettonici meritano sicuramente una sosta. È un'opportunità per riflettere sulla diversità culturale che ha sempre caratterizzato Verona. All'interno dello storico Palazzo della Ragione vi attende la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Questo spazio espositivo offre un viaggio nell'arte dal XIX secolo ai giorni nostri. Passeggiate tra le sale ammirando opere di artisti italiani e internazionali, testimoni dell'evoluzione artistica degli ultimi 2 secoli. Le mostre temporanee e gli eventi culturali rendono questo luogo un punto di riferimento per gli amanti dell'arte contemporanea. Il contrasto tra l'arte moderna e l'architettura medievale del palazzo crea un'esperienza unica, simbolo della capacità di Verona di fondere passato e presente. La Torre dei Lamberti, svettante nel cuore di Verona, è uno dei simboli più iconici e amati della città. Con i suoi 84 metri di altezza, domina lo skyline del centro storico, offrendo ai visitatori una vista mozzafiato su Verona e i suoi dintorni. Costruita dalla potente famiglia Lamberti nel 1172, la torre ha una storia ricca e affascinante. Originariamente alta 37 metri, fu progressivamente innalzata nel corso dei secoli. Un fulmine la colpì nel 1403, causando gravi danni, ma invece di abbatterla, i veronesi decisero di ricostruirla e di renderla ancora più alta. I lavori di ricostruzione si conclusero nel 1464, dando alla torre l'aspetto che conserva ancora oggi. Una delle caratteristiche più affascinanti della torre sono le sue campane. La più grande, chiamata Rengo, veniva suonata per chiamare il consiglio cittadino o per avvertire la popolazione in caso di incendio o di attacco nemico. La campana più piccola, la Marangona, segnava invece le ore di lavoro per artigiani e commercianti. Ancora oggi le campane suonano regolarmente, mantenendo viva una tradizione secolare. Un elemento curioso è l'orologio meccanico. Con il suo quadrante di 6 metri di diametro è uno dei più grandi d'Europa e continua a scandire il tempo per i veronesi e i visitatori. Salire sulla Torre dei Lamberti è un'esperienza imperdibile per chi visita Verona. Si può scegliere tra le scale, 368 gradini o un moderno ascensore panoramico. Raggiungere la cima regala una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Benvenuti a Piazza delle Erbe, il cuore pulsante di Verona, dove storia, cultura e vita quotidiana si intrecciano in un affascinante mosaico urbano. Questo luogo, che un tempo ospitava l'antico foro romano, è oggi una delle piazze più suggestive d'Italia, un libro aperto sulla storia millenaria della città. Al centro della piazza, la fontana di Madonna Verona cattura immediatamente lo sguardo. Coronata da una statua romana del I secolo d.C., questa fontana del XIV secolo è un simbolo dell'identità veronese. Non lontano, la maestosa colonna di San Marco ricorda il periodo del dominio veneziano. Alzando lo sguardo, rimarrete incantati dagli splendidi affreschi che decorano la facciata della casa dei Mazzanti. Un tripudio di colori e storie dipinte. Visitare Piazza delle Erbe significa immergersi nel cuore pulsante di Verona. Qui potrete respirare l'atmosfera autentica della città, ammirare secoli di architettura in pochi passi, assaporare la gastronomia locale e sentirvi parte di una storia millenaria che continua a vivere nel presente. Piazza dei Signori, cuore pulsante di Verona, è un gioiello architettonico che racconta secoli di storia italiana. Questa piazza, un tempo centro del potere politico della città, oggi è un vivace punto d'incontro per veronesi e turisti,
un luogo dove il passato si fonde armoniosamente con il presente. Al centro della piazza si erge maestosa la statua di Dante Alighieri, installata nel 1865 per commemorare il 600° anniversario della nascita del sommo poeta. La presenza di Dante non è casuale. Il poeta trascorse infatti diversi anni a Verona durante il suo esilio da Firenze, trovando ospitalità presso la corte degli Scaligeri. Questa statua non è solo un omaggio al padre della lingua italiana, ma anche un simbolo del legame profondo tra Verona e la cultura letteraria. Circondata da palazzi storici, la piazza offre un vero e proprio viaggio nel tempo. Il Palazzo del Comune, noto anche come Palazzo della Ragione, domina il lato sud con la sua imponente facciata gotica. Costruito nel XII secolo, questo edificio ha ospitato per secoli i tribunali cittadini. Sul lato nord della piazza si trova il Palazzo del Capitano, residenza dei governatori veneziani durante il dominio della Serenissima su Verona. L'edificio è collegato al vicino Palazzo dei Tribunali attraverso l'Arco della Costa, sotto il quale pende una costola di balena. Secondo la leggenda, questa costola cadrà sulla testa della prima persona veramente giusta che passerà sotto l'arco. Finora, a quanto pare, nessuno è stato sufficientemente virtuoso. A pochi passi dalla piazza troviamo le Arche Scaligere di Verona. Rappresentano uno dei più straordinari esempi di architettura gotica funeraria in Italia. Situate nel cuore della città, a pochi passi da Piazza delle Erbe, queste monumentali tombe sono un tesoro di storia, arte e potere che racconta la gloria della famiglia Scaligera, che governò Verona dal XIII al XIV secolo. Tra le tombe spicca per magnificenza quella di Can Grande I della Scala, il più illustre membro della famiglia. Posizionata sopra l'ingresso laterale della chiesa, questa arca è un capolavoro di scultura gotica. La statua equestre di Can Grande, raffigurato con un sorriso enigmatico, domina la composizione. Non meno impressionante è la tomba di Mastino II, nipote di Can Grande. Questa struttura a baldacchino, sostenuta da colonne di marmo rosso di Verona, è riccamente decorata con bassorilievi e statue. Sulla sommità, la statua equestre di Mastino II lo ritrae in tutta la sua potenza militare. La terza grande arca è quella di Cansignorio, figlio di Mastino II. Questo monumento, il più elaborato del complesso, fu commissionato dallo stesso Cansignorio prima della sua morte. La struttura esagonale, adornata da numerose statue di santi e figure allegoriche, culmina con la statua equestre del Signore. A pochi passi dalle Arche Scaligere, cercate la meno nota ma altrettanto affascinante Casa di Romeo. Questo edificio medievale del XIII secolo, anche se non è aperto al pubblico, merita una foto dall'esterno. Ammirate la sua austera facciata, in mattoni con elementi gotici, e lasciate vagare la vostra immaginazione. Forse proprio qui il giovane Romeo sognava il suo amore proibito. Proseguite il vostro tour ecclesiastico con la più grande chiesa gotica di Verona. L'imponente facciata in mattoni nasconde un interno ricco di tesori. Cercate gli affreschi di Pisanello e non mancate di ammirare la scultura del Gobbo che sostiene l'acquasantiera, un capolavoro di arte gotica. Le colonne in marmo rosso di Verona nella navata centrale vi lasceranno senza fiato per la loro maestosità. Dirigetevi verso il Ponte Pietra, conosciuto anche come Pons Marmoreus. È uno dei monumenti più iconici e antichi di Verona. Questo straordinario ponte romano attraversa l'Adige nel punto più stretto del suo passaggio cittadino, collegando il centro storico con il colle di San Pietro. Costruito nel I secolo a.C., il Ponte Pietra è un vero e proprio testimone della storia millenaria di Verona. La sua struttura originale era composta da 5 arcate in pietra bianca e rossa, tipica della regione. Nel corso dei secoli, il ponte ha subito numerose modifiche e restauri, ognuno dei quali ha lasciato la propria impronta, creando un affascinante mosaico di stili architettonici. Una delle caratteristiche più affascinanti del Ponte Pietra è la sua asimmetria. Le arcate sul lato sinistro
più antiche, sono di epoca romana, mentre quelle sul lato destro risalgono al periodo medievale. Questa peculiarità non è solo un dettaglio estetico, ma racconta la storia di Verona attraverso i secoli, dalle sue origini romane al suo fiorire medievale. Durante la Seconda Guerra Mondiale il ponte subì un destino tragico. Nel 1945 le truppe tedesche in ritirata lo fecero saltare in aria, distruggendolo quasi completamente. Tuttavia, in un notevole sforzo di conservazione storica, il ponte fu ricostruito pietra per pietra, utilizzando i blocchi originali recuperati dal fiume. Questo lavoro meticoloso, completato nel 1957, ha permesso di preservare l'autenticità e il valore storico del monumento. Il Teatro Romano e il Museo Archeologico di Verona rappresentano un complesso storico-culturale di inestimabile valore, offrendo ai visitatori un viaggio affascinante attraverso l'antica storia della città. Costruito alla fine del I secolo a.C., è uno dei più antichi e meglio conservati esempi di architettura teatrale romana al di fuori di Roma. Situato sulla riva sinistra dell'Adige, ai piedi del Colle San Pietro, il teatro sfrutta magistralmente la naturale pendenza del terreno seguendo i canoni dell'architettura teatrale romana descritti da Vitruvio. Una curiosità interessante riguarda il processo di riscoperta del teatro. Nel Medioevo l'area fu completamente edificata e il teatro scomparve alla vista. Fu solo nel XIX secolo, grazie all'impegno dell'archeologo Andrea Monga, che il teatro fu riscoperto e gradualmente riportato alla luce. Monga acquistò tutte le case costruite sull'area del teatro e le fece demolire, avviando così gli scavi archeologici. Oggi il Teatro Romano non è solo un sito archeologico, ma un vivace centro culturale. Durante l'estate ospita il Festival Shakespeariano, un omaggio al grande drammaturgo inglese che ambientò a Verona alcune delle sue opere più famose. Assistere a uno spettacolo in questo scenario millenario è un'esperienza unica, che fonde passato e presente in modo straordinario. Arroccato sulla collina che domina Verona, Castel San Pietro si erge maestoso, offrendo ai visitatori una vista mozzafiato sulla città dell'amore. Questo luogo, ricco di storia e fascino, è molto più di una semplice fortezza. È un simbolo di Verona, un punto di osservazione privilegiato e una testimonianza tangibile del passato della città. Raggiungere Castel San Pietro è un'esperienza in sé. Si può scegliere di salire a piedi, godendo di una passeggiata panoramica attraverso le antiche strade di Verona, oppure optare per la funicolare, che in pochi minuti porta i visitatori alla sommità della collina. Entrambe le opzioni offrono scorci suggestivi sulla città e sull'Adige che la attraversa sinuoso. Spostatevi verso l'Adige per scoprire la chiesa di San Giorgio in Braida, un gioiello rinascimentale del XVI secolo. La sua imponente cupola e la facciata in marmo sono un preludio alla bellezza che vi attende all'interno. Qui potrete ammirare opere d'arte di Paolo Veronese e altri maestri veneti. La posizione della chiesa, affacciata sull'Adige, offre anche una splendida vista sul fiume e sulla città. Per gli amanti della cultura e della storia, una visita alla Biblioteca Capitolare è d'obbligo. Fondata nel V secolo, è considerata una delle più antiche biblioteche al mondo. Prenotate una visita guidata per ammirare la collezione di manoscritti rari e antichi codici, incluso il famoso Palinsesto di Gaio, importante documento di diritto romano. È un'opportunità unica per toccare con mano la storia della cultura occidentale. Il Duomo di Verona, ufficialmente noto come Cattedrale di Santa Maria Matricolare, è uno dei monumenti più significativi e suggestivi della città. Situato nel cuore del centro storico, questo edificio sacro rappresenta un viaggio attraverso secoli di storia, arte e fede. La facciata del Duomo è un capolavoro di arte romanica, caratterizzata da un portale in marmo rosso di Verona, sormontato da un protiro sostenuto da grifoni. Ai lati del portale principale si trovano le statue dei leggendari paladini Roland e Oliver,
figure emblematiche della letteratura cavalleresca medievale. Una delle caratteristiche più notevoli del Duomo è la sua torre campanaria incompiuta, iniziata nel XII secolo, ma mai completata. Nonostante ciò, o forse proprio per questo, aggiunge un fascino unico al profilo della cattedrale. L'interno della chiesa è a 3 navate e presenta una struttura gotica, con alti archi a sesto acuto che creano un'atmosfera di solenne verticalità. Il pavimento è un mosaico di marmi policromi che risale al XII secolo, un vero e proprio capolavoro dell'arte musiva medievale. Una delle opere d'arte più preziose conservate nel Duomo è la Pala dell'Assunta di Tiziano, dipinta nel 1535. Questo capolavoro del Rinascimento veneziano domina l'altare maggiore e rappresenta uno dei punti focali della visita. Le cappelle laterali del Duomo sono ricche di opere d'arte e di storia. Porta Borsari, conosciuta nell'antichità come Porta Iovia, è uno dei monumenti più affascinanti e significativi di Verona. Questa imponente porta romana, situata all'ingresso di Corso Porta Borsari, rappresenta un eloquente testimone della grandezza e dell'importanza di Verona in epoca romana. Una curiosità interessante riguarda il nome Borsari. Durante il Medioevo, la porta divenne sede dei dazieri, i funzionari incaricati di riscuotere le tasse sulle merci in entrata in città. Da qui deriva il nome Borsari, riferito alle borse in cui venivano raccolti i tributi. Purtroppo, al momento della registrazione del video, la porta Borsari era in fase di restauro. Per questo motivo ci soffermiamo brevemente, poiché non è possibile ammirare completamente la sua splendida struttura. Il Castelvecchio di Verona è uno dei monumenti più significativi e affascinanti della città, un esempio straordinario di architettura militare medievale che ha attraversato secoli di storia. Situato sulle rive dell'Adige, questo imponente castello fortezza non è solo un testimone silenzioso del passato, ma anche un vivace centro culturale che ospita uno dei musei più importanti di Verona. Castelvecchio fu concepito sia come residenza fortificata che come struttura difensiva. La sua posizione strategica, vicino al ponte Scaligero che attraversa l'Adige, ne faceva un baluardo cruciale per il controllo della città e una via di fuga sicura verso la Germania in caso di rivolte. L'architettura del castello riflette la sua duplice funzione di fortezza e palazzo. Le mura merlate, i torrioni e il fossato, oggi prosciugato, sono chiari elementi difensivi, mentre gli interni più raffinati rivelano il suo ruolo di residenza signorile. Un dettaglio interessante è la presenza di merli a coda di rondine, tipici dell'architettura ghibellina, che testimoniano l'affiliazione politica degli Scaligeri. Il ponte Scaligero, parte integrante del complesso, è un capolavoro di ingegneria medievale. Con i suoi 3 archi di diversa ampiezza, rappresenta uno degli esempi più belli di ponte fortificato in Europa. La sua struttura asimmetrica non è solo un elemento estetico, ma una precisa scelta strategica per la difesa del castello. Oggi, Castelvecchio ospita il Museo Civico, una delle collezioni d'arte più importanti di Verona. Il percorso museale si snoda attraverso 29 sale, offrendo ai visitatori un viaggio nell'arte dal Medioevo al XVIII secolo. Tra i pezzi più pregiati della collezione si trovano sculture romaniche e gotiche, dipinti di maestri come Pisanello, Mantegna e Bellini, e una ricca collezione di armi antiche. A pochi metri dal castello troviamo l'Arco dei Gavi, uno dei monumenti più antichi e significativi di Verona, un'imponente testimonianza dell'epoca romana che ha resistito al passare dei secoli. Situato originariamente lungo la via Postumia, l'antica strada romana che attraversava la città, l'arco rappresenta un esempio straordinario di architettura commemorativa romana e un simbolo della ricchezza e dell'importanza di Verona in epoca imperiale. Costruito nel I secolo d.C., probabilmente intorno all'anno 50, l'Arco dei Gavi fu commissionato dalla Gens Gavia, una delle famiglie più influenti di Verona romana. L'arco non era solo un monumento celebrativo, ma fungeva anche da porta urbica, segnando uno degli ingressi principali alla città.
L'Arco dei Gavi ha avuto una storia travagliata. Sopravvissuto all'antichità e al Medioevo, fu utilizzato come porta cittadina fino al XVIII secolo. Tuttavia, nel 1805, durante l'occupazione napoleonica, l'arco fu smantellato per ragioni militari. Le sue pietre furono conservate e catalogate in attesa di una futura ricostruzione. La ricostruzione dell'arco avvenne solo nel 1932, grazie all'impegno dell'architetto Ferdinando Forlati. L'arco fu ricollocato non nella sua posizione originale, ormai occupata da edifici moderni, ma in un'area vicina, accanto a Castelvecchio. Questa ricostruzione, pur non essendo nel sito originario, ha permesso di preservare e valorizzare questo importante monumento romano. Concludiamo la nostra guida con la chiesa di San Zeno o Basilica di San Zeno Maggiore, uno dei gioielli architettonici più preziosi di Verona e un capolavoro dell'arte romanica in Italia. Dedicata a San Zeno, l'ottavo vescovo di Verona e patrono della città, questa basilica incanta i visitatori con la sua bellezza senza tempo e la ricchezza dei suoi dettagli storici e artistici. Costruita tra il IX e il XII secolo, la chiesa attuale sorge sul sito di precedenti edifici religiosi risalenti al V secolo. La sua facciata, un trionfo di pietra tufacea e marmo, è un vero e proprio libro di storia scolpito nella pietra. Il rosone centrale, noto come Ruota della Fortuna, è un capolavoro di scultura romanica che simboleggia il ciclo della vita e il destino umano. Il portale principale della chiesa è incorniciato da formelle bronzee che rappresentano scene bibliche e della vita di San Zeno. Queste formelle, create tra l'XI e il XII secolo da diversi artisti, sono considerate tra i più importanti esempi di arte romanica in Italia. Una curiosità: si dice che Shakespeare si sia ispirato a questo portale per una scena di Romeo e Giulietta, ambientando qui il matrimonio segreto dei due amanti. L'interno della basilica è altrettanto impressionante. La navata centrale, con il suo soffitto a carena di nave rovesciata, crea un'atmosfera solenne e suggestiva. Le pareti sono adornate da affreschi medievali che raccontano storie sacre e profane, offrendo uno spaccato della vita e della spiritualità dell'epoca. Una delle caratteristiche più notevoli della chiesa è la cripta, dove si trovano le reliquie di San Zeno. Questo spazio sotterraneo, sostenuto da 49 colonne, è un luogo di grande spiritualità e bellezza architettonica. La statua di San Zeno, sorridente, un raro esempio di scultura romanica policroma, è un'opera d'arte di straordinaria espressività. Il chiostro adiacente alla chiesa, con le sue eleganti arcate e colonne binate, offre un'oasi di pace e riflessione. Qui, i monaci benedettini che un tempo abitavano il complesso trascorrevano momenti di meditazione e studio. Un elemento di particolare interesse è il grande trittico di Andrea Mantegna, La Pala di San Zeno, considerato uno dei capolavori del Rinascimento italiano. Sebbene l'originale sia stato smembrato e si trovi in parte al Louvre, una copia fedele permette ai visitatori di apprezzare la magnificenza dell'opera nel suo contesto originale. La torre campanaria, alta 72 metri, è un altro elemento distintivo della basilica, costruita tra il 1045 e il 1178. Offre una vista panoramica mozzafiato sulla città per chi ha il coraggio di salire i suoi numerosi gradini. La basilica è anche un importante punto di riferimento per i pellegrini. Essendo una tappa della Via Francigena, l'antica strada che collegava Canterbury a Roma, questo aspetto aggiunge un ulteriore livello di significato storico e culturale al monumento. Verona è una città che sa incantare con la sua bellezza senza tempo, la sua ricca storia e le sue leggende romantiche, dalle imponenti vestigia romane alle delicate opere d'arte rinascimentali, dai vicoli medievali alle piazze animate. Ogni angolo di questa città racconta una storia affascinante. La vostra esplorazione vi ha portato attraverso 2000 anni di storia, dall'arena romana alla modernità della galleria d'arte moderna. Avete camminato sulle orme di Romeo e Giulietta, vi siete persi nei giardini rinascimentali
e avete ammirato la città dall'alto delle sue torri e colline. Ma Verona è più di una somma di monumenti e opere d'arte. È una città viva, che pulsa di energia nei suoi caffè storici, nelle sue osterie tradizionali e nelle sue piazze animate. È una città da vivere con tutti i sensi. Il profumo dei fiori in Piazza delle Erbe, il suono delle campane che risuona tra i vicoli, il sapore di un buon bicchiere di amarone in una taverna locale. Che siate qui per un weekend o per una vacanza più lunga, Verona vi lascerà sicuramente con il desiderio di tornare. Ogni visita rivela nuovi segreti, nuove prospettive, nuove emozioni. Vi invitiamo a perdervi nei suoi vicoli, a fermarvi nei suoi caffè, a respirare la sua atmosfera unica. Lasciate che Verona vi conquisti, come ha fatto con milioni di visitatori prima di voi. Grazie per aver esplorato Verona con noi. Se questa guida vi è stata utile, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per ricevere altri consigli di viaggio e guide delle città più belle d'Italia e del mondo. E voi? Qual è il vostro angolo preferito di Verona? Avete scoperto qualche gemma nascosta che non abbiamo menzionato? Condividete le vostre esperienze e i vostri consigli nei commenti qui sotto. Il vostro contributo è prezioso per noi e per tutti i futuri viaggiatori che si innamoreranno di questa città straordinaria. Buon viaggio e arrivederci alla prossima avventura.